Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. L'odore dei popcorn, lo schermo gigante, il buio, le poltrone comodissime, i suoni amplificati. Il cinema è veramente un'esperienza sensazionale. Ovviamente non a tutti piace andarci, ma anche quelle persone che vanno raramente al cinema comunque guardano i film, no? E ammettiamolo, a tutti piace parlare del film che ha guardato, di quello che guarderà nel fine settimana o ancora del film che non vuole vedere per niente. Spesso, però, a molti stranieri mancano le parole e le espressioni di base necessarie per parlare di cinema e di film. Per questo, in questo video vi offro tutta una serie di parole e di espressioni italiane necessarie per andare al cinema in Italia o in generale per parlare di film con qualcuno. Oggi infatti io e Anna Grazia abbiamo una bella serata rilassante. Come sempre vedremo prima i dialoghi e poi le spiegazioni delle parole e delle espressioni. Restate là! Cosa facciamo stasera? Perché non andiamo al cinema? Ci sono tanti film interessanti in programmazione in questo periodo. Sì, buona idea. È da un po' che non ci vado. Quali film danno oggi? Ce ne sono diversi. Tu che genere preferiresti? Una commedia, un film drammatico o un film d'azione? Allora, il mio film preferito in assoluto è Le pagine della nostra vita. Quindi io sono sempre pronta per vedere un bel film drammatico. Che ne pensi? Che palle! Non ho proprio voglia di piangere al cinema e di uscire con tutto il mascara sbavato. Ma se proprio ci tieni, forse possiamo vedere questo. Mi attira la locandina. Vabbè, fammi cercare la trama su internet. Va bene, io intanto leggo qualche recensione. Quando si dice che un film è in programmazione, significa che lo hanno inserito nel programma di quel giorno o di quella settimana, cioè nella lista di film che la gente può guardare quel determinato giorno. Se un film è trasmesso al cinema, in italiano si dice che lo danno al cinema. Trasmettere, infatti, si utilizza di più con i programmi in TV. Un film, poi, esce al cinema in un determinato giorno, che viene chiamato giorno di uscita, cioè la data a partire dalla quale è possibile trovarlo e guardarlo al cinema. Possono esserci vari generi di film. La commedia, che è un genere in cui la caratteristica principale è la predominanza di elementi comici, umoristici, divertenti, che fanno ridere. E quindi è anche caratterizzato da vicende un po' ironiche, buffe. Poi abbiamo anche il genere drammatico, che è però un po' difficile da definire, perché comprende una grande quantità e varietà di film. Ma in generale questi film sono accomunati da toni e contenuti più seri rispetto alla commedia. In più c'è l'approfondimento della personalità, delle emozioni, delle relazioni dei personaggi. E poi ci sono i film d'azione, che sono tipici di quel genere che prevede tante scene appunto d'azione, come per esempio combattimenti, inseguimenti, scontri fra automobili, esplosioni e così via. E generalmente al centro della narrazione ci sono le vicende del cosiddetto eroe. La locandina di un film è un cartello che viene utilizzato per pubblicizzare un determinato film e generalmente contiene una foto
che ha in qualche modo a che fare con il film, il titolo del film, la data di uscita e i nomi degli attori principali. La trama di un film, invece, è l'insieme dei fatti e delle vicende che compongono la storia del film. Per recensione, invece, si intende un testo personale in cui l'autore analizza criticamente qualcosa, che può essere un film, ma anche un libro, un ristorante, un albergo, fornendo un po' la sua esperienza con quella cosa, fornendo i pro e i contro, le cose positive e le cose negative, cercando di rimanere in un punto di vista che sia il più oggettivo possibile. In effetti le recensioni non sono male, anzi, penso che ne varrà la pena guardarlo. Sì, infatti. E poi, guarda, il protagonista è Tom Hardy, dobbiamo assolutamente guardarlo allora. Mi piace il suo modo di recitare. Tom Hardy, quello che non utilizza mai le controfigure anche per le scene più pericolose? No, quello è Tom Cruise. Ah, vabbè, si chiamano tutti Tom, uno si confonde. Ah, però come mi piacerebbe recitare in un film con Tom Cruise, con tutta quell'azione e gli inseguimenti, la suspense. Mi basterebbe anche solo fare la comparsa. Sì, quella che corre impaurita mentre tutti si prendono a botte. Comunque, tornando a noi, internet dice che questo film è tratto da un romanzo. Oh, e il regista è lo stesso di quel film che abbiamo visto l'anno scorso in seconda visione e che ci era piaciuto tanto. Il protagonista di un film è il personaggio principale. La controfigura è quella persona che, somigliando molto da un punto di vista fisico a un attore di un film, lo sostituisce in molte scene, soprattutto quelle più rischiose o più audaci, che l'attore appunto per contratto si rifiuta di interpretare. La comparsa in un film, invece, è quella persona che appunto compare in una scena o più scene, cioè la si vede sullo schermo in primo piano o più generalmente sullo sfondo, ma che non partecipa al dialogo. Generalmente non parla o se parla dice soltanto una battuta, una piccola frase. Un film poi può essere tratto da un romanzo e in questo caso lo si definisce un adattamento cinematografico. Significa che si utilizza la storia, la trama del romanzo o in realtà anche di qualsiasi altro libro, come per esempio un fumetto, per scrivere la sceneggiatura del film, che può essere poi più o meno fedele alla storia del libro. Il regista poi è colui il quale dirige e guida la produzione del film e anche tutte le persone coinvolte nella sua realizzazione. Autori, sceneggiatori, attori, scenografi, costumisti, cameraman, tecnici audio, tecnici delle luci e così via. Poi altri termini legati al cinema sono prima visione e seconda visione. Un film in prima visione è un film che è appena uscito nelle sale cinematografiche. I film usciti invece da più di 3 settimane si definiscono di seconda visione. Questo multisala comunque è enorme. Sì, vero. Poi è anche molto nuovo, praticamente l'hanno costruito l'anno scorso. Salve? Salve. Allora, prendiamo 2 biglietti per il film con Tom Hardy. D'accordo. Per il primo spettacolo? Sì, grazie. Altrimenti quando sarebbe l'orario successivo?
Stasera, alle 21. Ah no, è troppo tardi per noi. Vada per il primo spettacolo. Perfetto. Sono 15 euro. Mi raccomando, ci dia dei posti buoni, preferibilmente centrali e in una fila superiore. Sono centralissimi e sono nell'ultima fila, quella più alta. Confermo? Perfetto, confermi pure. Bene, avete i posti 16 e 17, fila A. Ecco a lei i soldi. Grazie, buona visione. Grazie, buona serata. Andiamo a prendere i popcorn? Per cinema multisala o anche semplicemente multisala si intende un teatro cinematografico che ha a disposizione fino a 10 sale, appunto, per la riproduzione dei film e che si trova soprattutto nelle grandi città. Con l'espressione primo spettacolo, invece, ci riferiamo alla prima fascia oraria in cui un film viene proiettato nel cinema. Per ultimo spettacolo, invece, si intende, al contrario, l'ultima fascia oraria in cui, in quella determinata giornata, un film viene proiettato al cinema. La fila, invece, al cinema, ma in realtà anche in altri luoghi, come per esempio in grandi sale o in aereo, indica una serie orizzontale di posti a sedere, che sono generalmente delle poltrone. Buona visione! È quello che generalmente si dice a una persona che sta per guardare un video o un film. Con questa esclamazione le auguriamo di godersi quello che vedrà. Ma la smetti di piangere come una fontana? Siamo uscite dalla sala, il film è finito da un pezzo. Sì, lo so, ma sono sensibile. Non doveva finire così. Perché lo hanno fatto morire? Perché muore sempre qualcuno nei film drammatici. Lo so, però non è solo quello. Tutta la scena era proprio commovente, capisci? La recitazione, le luci, la sceneggiatura. Beh, sì, questo è vero. Questo regista non delude mai. E che dire della colonna sonora? Bella, bellissima. Comunque, vabbè, adesso vai in bagno, datti una rinfrescata, una sistemata al trucco, io ti aspetto qui, poi andiamo a mangiare qualcosa. Va bene. Come sei insensibile però, cinica. Già, proprio come la mia maglia. La tua invece è proprio perfetta per te. Sì, le feste di Natale in effetti mi commuovono tanto quanto i film drammatici. La sceneggiatura di un film è il testo nel quale si stabiliscono in dettaglio le inquadrature, i dialoghi e la suddivisione dell'azione in varie scene. Costituisce sicuramente il primo passo nella realizzazione di qualsiasi opera cinematografica, ma in realtà è fondamentale anche per le serie televisive o per i videogiochi. L'autore, cioè la persona che scrive la sceneggiatura, è detta lo sceneggiatore o la sceneggiatrice. Altro elemento caratteristico dei film è la colonna sonora, che è l'insieme dei brani musicali che accompagnano le scene di un film. Se questo genere di video vi piace, non dovreste perdervi Italiano in Contesto, il nostro corso di italiano interamente basato sul metodo contestuale.
Grazie all'esperienza acquisita negli anni insegnando l'italiano a migliaia di persone provenienti da tutto il mondo, io e Rocco siamo giunti alla conclusione che solo il metodo contestuale permette di imparare davvero una nuova lingua. Già, avete capito bene. Essere completamente immersi in una conversazione il più realistica possibile, un po' come se foste davvero nelle strade italiane e in qualsiasi altra situazione quotidiana in Italia. Con Italiano in Contesto non dovrete più chiedere «Puoi ripetere più lentamente, per favore?» No, capirete esattamente quello che i madrelingua stanno dicendo e potrete rispondere di conseguenza. Insomma, con Italiano in Contesto potrete imparare l'italiano vero, quello che gli italiani parlano tutti i giorni e che non trovate sui libri. Italiano in Contesto comprende 10 moduli, ognuno dedicato a una specifica situazione, con una video lezione che vi proietta nella conversazione, sottotitoli precisi in italiano e in inglese, trascrizioni del testo con spiegazioni aggiuntive che vi permettono di ripassare ogni lezione, esercizi così che possiate controllare i progressi e le conoscenze acquisite e la possibilità di contattare direttamente noi, Graziana e Rocco, per porci qualsiasi domanda possiate avere. Se Italiano in Contesto vi sembra il corso adatto a voi, ho una buona notizia. Usando il codice coupon CINEMA otterrete l'accesso illimitato al corso al prezzo di soli 79 euro. Approfittatene, ne vale la pena. Bene, noi siamo tornati dal cinema, adesso è il vostro turno. Fatemi sapere nei commenti qual è il vostro rapporto con il cinema e soprattutto qual è il vostro film preferito? Come avete sentito, il film preferito di Anna Grazia è Le pagine della nostra vita. Il mio film preferito, ce ne sono tanti, ma probabilmente il primo, La ricerca della felicità. Ma scrivetemi nei commenti qual è il vostro perché sono curiosa, magari qualcuno non l'ho ancora visto e lo guarderò. Se invece in questo periodo festivo volete guardare un bel film italiano a sfondo natalizio, potete guardare uno dei 5 film che vi suggerisco nel video dedicato proprio a questo argomento e che potete trovare come sempre in alto nella card o giù nella descrizione. Invece, se cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, vi ricordo di passare dal nostro sito lernamo.com e se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale YouTube e anche seguite Lernamo su tutti i social, su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest e su TikTok. E da poco tempo abbiamo anche un canale Telegram, quindi iscrivetevi anche lì. Noi ci rivedremo prestissimo con un nuovo video. Ciao ciao!